Ciao a tutti da Vittorio, oggi voglio parlare di quello che forse è stato il più grande acquisto di Claudio Lotito, un acquisto che potrebbe spingere la Lazio ad essere continuamente in corsa per la Champions League. Ma prima di parlare di questo, se sei un tifoso della Lazio, clicca il bottone iscriviti, perché ogni giorno caricherò un nuovo video sulla prima squadra della capitale, quindi clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che riceverai una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video sulla Lazio. Ma qual è questo grande acquisto che secondo me aiuterà enormemente la Lazio nel futuro? Beh, si chiama Mauro Bianchessi ed è il nuovo responsabile del settore giovanile della Lazio. Nuovo, sono ormai 2 anni che è alla Lazio e secondo me è uno di quegli acquisti passato un po' sotto traccia che però può portare un beneficio incredibile alla Lazio, perché il settore giovanile è sempre più importante, specialmente nel financial fair play. Il settore giovanile è una degli aghi della bilancia per una squadra di successo. Non a caso il Manchester City, il Paris Saint-Germain negli ultimi anni hanno investito pesantemente nel settore giovanile. Perché? Perché poter contare ogni anno su nuovi talenti provenienti dal settore giovanile aiuta i bilanci in chiave di financial fair play. Comprare un Pogba costa 150 milioni di euro, tirarlo fuori dalla primavera costa zero, per cui capite quanto è importante riuscire a tirare fuori prodotti di valore dalla propria primavera. Per questo tanti club che erano indietro nel settore giovanile stanno investendo tantissimo, in particolare il Manchester City negli ultimi 5 anni ha investito tantissimi soldi nel settore giovanile e la Lazio lo ha fatto al modo di Lotito, anziché investire pesantemente in soldi lo ha fatto con le persone e del resto credo che siano le persone a fare la differenza, non il budget. Ovvio, il budget è importante perché senza soldi si fa niente, però se tu investi, spendi soldi nelle persone sbagliate, puoi metterci anche 100.000 miliardi, ma i risultati saranno sempre scarsi. E invece se prendi le persone giuste, anche investendo di meno, puoi ottenere prodotti ottimi. E Mauro Bianchessi è la persona giusta, è uno che al Milan ha ottenuto risultati pazzeschi. Pensateci un attimo, Donnarumma, Cutrone, Petagna, Calabria, solo alcuni dei giocatori del Milan provenienti dalla primavera che giocano in Serie A e con determinato successo. Ci sono tantissimi altri che navigano fra Serie A, Serie B, Serie C e sono tutti prodotti tirati fuori da Mauro Bianchessi che nella gestione Galliani era responsabile del settore giovanile. Poi con il passaggio a Lee e Elliott è stato lasciato libero e Lotito è stato bravissimo a battere la concorrenza e portarlo alla Lazio. Una nota importante, Bianchessi non è il responsabile della primavera, ma dall'Under 17 in giù e il suo programma è abbastanza chiaro e anche molto efficace. Sostanzialmente una delle prime cose che ha combattuto Bianchessi è quello dell'introduzione dello straniero. La Lazio, soprattutto negli anni precedenti, per colmare il gap con le grandi, sostanzialmente andava a prendere giocatori dall'estero, magari under 14, under 15, per farli crescere e poi farli arrivare in prima squadra. Qual era il problema? Beh, spesso questi giocatori erano suggeriti da agenti che sostanzialmente volevano piazzare il proprio giocatore ma non davano giocatori di grandissimo talento. E poi i giocatori che fanno la differenza si contano sulle punte delle mani. Non è che 7 stranieri vuol dire che il tasso tecnico della squadra aumenta. E invece la Lazio doveva puntare, ed è questo quello che sta facendo Bianchessi, sul bacino italiano, non solo di Roma ma in Italia in generale, e prendere quei talenti e portarli alla Lazio per migliorare le rose della Lazio. Ovviamente l'obiettivo è portare giocatori forti in prima squadra, ma si parte dall'inizio. E quindi quello che ha fatto Bianchessi, sfruttando anche la sua personalità, anche il fatto che molti lo considerano numero uno in Italia, ha aiutato sicuramente negli ultimi 2 anni la Lazio a prendere giocatori di valore. Un esempio su tutti, 2 anni fa la Lazio ha preso Giacomo Moretti, portiere dell'Ancona, considerato nuovo Donnarumma. Era stato richiesto da Milan, Roma, Juventus, tutte le big erano su di lui, è venuto alla Lazio grazie al suo rapporto e alla sua stima per Mauro Bianchessi. Adesso, dopo 2 anni, è nell'Under 17, lui ha 16 anni per cui gioca un anno sotto quota, ma è talmente forte che è già nell'Under 17. Fra un paio di anni magari lo vedremo già in prima squadra. Ovvio, Mauro Bianchessi non è che porterà delle modifiche immediate, ci vorrà tempo perché ovviamente non lavorando sulla primavera ma lavorando sul settore giovanile ci vorrà tempo prima che questi giocatori arrivino in prima squadra, però i risultati sono importanti, i risultati già si vedono nel settore giovanile e soprattutto è importante costruire una struttura
buona, valida, che aiuta la Lazio ad avere giocatori provenienti dalla propria accademia in prima squadra, giocatori di valore, non giocatori che servono a completare la rosa, che non giocheranno mai, ma giocatori che possono fare la differenza, come Giacomo Moretti, portiere ritenuto più forte d'Italia del suo anno e ambito da tanti, e che invece è approdato alla Lazio. Ma un altro esempio è l'Under 14 di Tommaso Rocchi, anche lui allenatore in grande ascesa, magari ne parleremo in un altro video. Con lui la Lazio ha vinto per la prima volta nell'Aralo Tito il campionato Under 14, grande supporto da Mauro Bianchessi, che ha portato 9 nuovi innesti nella squadra di Rocchi, e i risultati si sono visti tutti. Innesti italiani, perché Bianchessi è convinto che il bacino italiano sia importante, bisogna, ed è questa una delle lacune della Lazio dell'Aralo Tito, l'incapacità di attrarre talenti italiani nella Lazio. Quello che sta facendo Bianchessi adesso, portare tutti i migliori giocatori italiani alla Lazio, non per forza di Roma provincia, ma in generale, come Moretti che veniva da Ancona, ma altri giocatori che vengono da altre città sempre italiane, che riescono a aumentare la qualità della rosa della Lazio. Un dato fondamentale è che il settore giovanile della Lazio quest'anno, appena concluso, ha quadruplicato il numero di giocatori convocati nelle nazionali, ovviamente dei rispettivi anni, e questo è un dato importantissimo, un dato che vi fa capire come il settore giovanile della Lazio sia cresciuto esponenzialmente grazie a Mauro Bianchessi. Quadruplicare il numero di convocati in nazionali non significa che la Lazio ha una serie di fenomeni sicuri in prima squadra, ma che al momento quei giocatori che fanno parte della Lazio sono considerati migliori in Italia, in quel ruolo, in quell'anno. Ovvio che poi non è detto che tutti arriveranno in prima squadra e manterranno le attese, però è sicuramente importante avere questi risultati. Insomma, quest'anno il settore giovanile della Lazio ha ottenuto risultati prestigiosi. Ho già detto dell'Under 14 di Tommaso Rocchi, che ha vinto per la prima volta nell'Aralo Tito, l'Under 13 è arrivato in finale, insomma tutte le rappresentative della Lazio hanno fatto molto bene, e il numero di talenti nella rosa della Lazio, nel settore giovanile della Lazio, è cresciuto esponenzialmente. Questo significa che in linea di massima fra 2-3 anni l'allenatore della Lazio della prima squadra potrà avere a disposizione giovani molto interessanti, giovani considerati già di valore e che potrebbero arrivare a parametro zero, non ce lo dimentichiamo mai, in prima squadra a fare la differenza, non solo a fare la riserva di leva come sta facendo Cataldi adesso, ma un giocatore che entra e ruba il posto magari a un titolarissimo della Lazio, entra e fa la differenza. Ecco, questo è l'obiettivo della primavera, del settore giovanile. E poi l'altra cosa, come stiamo vedendo nel settore, nella primavera, è troppi stranieri non sempre fanno la differenza. La Lazio primavera è piena di stranieri che tutto sommato ci sono quei 2 o 3 che fanno la differenza, la maggior parte, vedete, non è che ha cambiato la Lazio. C'è Baxovanos e Silva che erano difensori centrali, tutti e 2 fuori quota, nessuno di questi ha entusiasmato, però occupano un posto che magari poteva essere preso da un italiano. E poi c'è un altro fenomeno che Bianchessi ha combattuto e che era abbastanza radicato non solo nella Lazio ma anche nella Roma, ovvero la meritocrazia. Purtroppo nei settori giovanili italiani spesso capita che non gioca il giocatore più forte ma quello più raccomandato, tra virgolette. Faccio un esempio: un paio di anni fa la Roma primavera era piena di figli di papà, tra virgolette. C'era il figlio di Marchegiani, c'era il figlio di Di Livio, c'erano tanti figli di giocatori professionistici. Questo non significa che se tu sei figlio di un calciatore sei un fenomeno. Infatti, se vedete, Di Livio è sparito, Marchegiani ha fatto panchina in Serie B e adesso mi sembra non giochi quasi più. Tanti altri esempi di figli di papà che non hanno sfondato in prima squadra o nel calcio professionistico, che però erano titolarissimi nei settori giovanili. Ecco, questo è un fenomeno che Bianchessi nella Lazio ha combattuto, che era radicato purtroppo anche nella Lazio, e ovviamente bisogna premiare chi merita, bisogna premiare, far giocare chi è più forte, non chi magari ha la gente che è più potente e che quindi riesce a farlo giocare o a spingere il club per far giocare il proprio assistito per poi piazzarlo quando diventa professionista. Ecco, questa è una cosa che Bianchessi sta combattendo e direi i risultati sono molto positivi, visti anche i risultati sul campo. Ma non bisogna dimenticare che l'obiettivo del settore giovanile non è quello di
vincere il campionato regionale o nazionale di quell'età, ma portare giocatori forti in prima squadra. Ovviamente vincere fa piacere, accresce il blasone del club, l'interesse da altri giocatori che vogliono raggiungere quel settore giovanile, perché vincere significa che probabilmente si lavora bene, ma l'obiettivo primario, e spesso qualche società lo ha dimenticato, è quello di portare giocatori validi in prima squadra. Non sempre vincere significa che si è lavorato bene e che i giocatori sono forti, perché per esempio nella primavera puoi avere tanti fuori quota che ti fanno la differenza, o giocatori che magari sono cresciuti di più, sono più pronti al momento, ma non sono qualitativamente forti da poterti giocare in Serie A. Ecco, con Bianchessi la Lazio ha fatto un passo in avanti importante. Ovvio, i risultati non si vedranno quest'anno, non si vedranno neanche l'anno prossimo, ma fra 3-4 anni si potrebbe iniziare a vedere i primi risultati e poi una continuità, perché se si è lavorato bene nel corso degli anni, la Lazio inizierà a tirare fuori giocatori ogni anno, giocatori forti, giocatori che possono sia finire nella prima squadra della Lazio oppure servire per per guadagnare soldi vendendoli ad altre squadre o darli in prestito. Insomma, l'importanza del settore giovanile, soprattutto col Financial Fair Play, è importantissima, e con Bianchessi la Lazio sta operando molto molto bene, direi, soprattutto se escludiamo la primavera, che ricordo è in mano a Iglitare. La Lazio nel settore giovanile sta diventando una delle migliori squadre italiane, e quindi questo è un dato molto importante. E voi che ne pensate del settore giovanile della Lazio? Scrivetelo qua sotto. Ciao, alla prossima!